Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche e spirituali per il secondo semestre del 2024. Ok. Wow, abbiamo il Papa e direi che è la carta più indicata per una, scusate, per una lettura di tipo spirituale. Quando c'è il Papa si parla appunto o di un'elevazione o di una guida, e in questo caso la guida potreste anche essere voi, oppure magari incontrarla in questo periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e alle previsioni per l'estate, e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, partiamo con un 4 di bastoni, un 4 di pentacoli, il mago, il re di pentacoli, otto di bastoni, asso di coppe e 3 di spade. Allora, questo Papa, ragazzi, potrebbe fare riferimento a un ruolo o a un qualche tipo, sì, come vi dicevo prima, no? Qualche tipo di crescita che in realtà, se ve la devo dire tutta, non la sento molto da un punto di vista spirituale, vedendo queste carte qua. Vi dico, uno dei significati del Papa è anche quello dei contratti, quindi contratti nel senso tra persone. Possono anche essere i contratti di anime, per capirci. Andiamo a vedere carta per carta. Intanto vi ricordo che questa è una di 4 letture che usciranno poi per il secondo semestre del 2024. Una è già online ed è quella generale, poi usciranno anche quella sull'amore e gli affetti e l'ultima sarà sul lavoro e l'economia. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 8 di coppe, 8 di bastoni che avete già qui e re di bastoni. Sento come se qualcuno volesse staccarsi dal nido o da una zona sicura o da un qualche tipo di certezza, di equilibrio, anche di staticità per qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, perché comunque il senso di questi 2-4 è un po', essendo appunto 2-4, fanno riferimento a quello che potrebbe essere una stabilità. Ok, quindi diciamo che ci può essere qualche cosa lì intorno. Abbiamo la morte, un re di coppe e un appeso. Avete tanti re, devo dire. Ci potrebbe essere qualche cosa o con un ruolo. Tenete presente che il Papa potrebbe anche far riferimento a un saggio, magari della vostra famiglia o a cui farete riferimento, un saggio, un esperto di un settore, potrebbe essere una guida spirituale.
credo per proprio far fronte a questa stabilità, perché qui abbiamo la morte, qui ci potrebbe essere la necessità di lasciare indietro qualche tipo di concretezza, qualche tipo di certezza, o rivalutare, rivedere quelle che per voi sono le certezze che sono state valide fino ad adesso. E vi parlo di certezze economiche. Che cosa, vi faccio un esempio di modi di pensare, no? Che potrebbero essere. Allora, per qualcuno la certezza potrebbe essere meglio stare sempre in affitto, così non si hanno problemi, mentre altri potrebbero pensare meglio comprare così non si hanno problemi e uno è libero di fare quello che vuole. Quindi lì dipende un po' da questo era solo un esempio per farvi capire, però ho come la sensazione che ci sia da ripristinare un pochettino, le zone di sicurezza. E avete anche la carta dell'appeso, devo dire che per qualcuno ci potrebbe essere un mi verrebbe da dire un momento eureka, cioè proprio una comprensione, la visione da un altro punto di vista, il prendere in considerazione, cose, fatti, avvenimenti che non avete mai preso in considerazione. Andiamo a vedere questo mago. Mm. Allora abbiamo un 6 di spade, la carta della stella, poi abbiamo un 3 di spade che avete già qui, la carta della temperanza, 9 di bastoni e 5 di pentacoli, ragazzi. Sì, allora, qui abbiamo una carta che mi parla di credenze limitanti inerente all'azione. Il mago qua ce l'avete al contrario, come se ci fosse una sorta di difficoltà ad agire, difficoltà a muoversi, magari è solo insicurezza, non è che deve essere, oppure per qualcuno potrebbe essere che c'è una sorta di, magari proprio carenza finanziaria, carenza economica che vi impedisca di avere quella solidità di base per dire sì, ok, dov'è l'asso? Vado per la mia strada, parto, faccio questo passo che con il mago al contrario ancora non si riesce a fare, però vi dico, non si riesce a fare secondo me nel secondo semestre perché c'è come una sorta di sofferenza ancora aperta. Allora, con i 5 di pentacoli, ragazzi, fate attenzione perché ci potrebbero essere delle dipendenze, potrebbero essere economiche, quindi il dover dipendere economicamente da qualcuno e mi spiegherei anche perché questa voglia di andarsene, ma questa attenzione alla parte pratica della situazione. È come se ci fosse una sorta di, ok, voglio andare, ma non ho abbastanza forza per andare, sono stanco, ho bisogno di imparare diciamo, a mettere i paletti. E comunque c'è ancora questo 3 di spade che secondo me ha a che vedere con la famiglia, che comunque vibra ancora. È come se qualcuno fosse stufo di dare, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il re di pentacoli, asso di coppe no, che avete qui, e regina di denari. Così si vedono un pochino meglio. Ok. E regina di denari. Guardate, io sento che se qui avete qualche preoccupazione con questo 4 di pentacoli inerente, per qualcuno potrebbe proprio essere il dove vado a dormire se lascio questa situazione, o se lascio questa coppia, se lascio questa famiglia, se lascio questo gruppo, se cambio vita, in generale proprio. Però qui ho come la sensazione che vi dicano di andare avanti un passettino per volta, pensando di guarire quello che vi fa star male. E molto, devo dire che potrebbe anche essere legato con la carta dell'appeso, il 6 di spade, al modo di vedere le cose, al modo di pensare, al modo di percepire, al modo di reagire che voi specificatamente avete in determinate occasioni o in determinate situazioni. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 6 di pentacoli e 9 di coppe. Che interessante. Allora, il 6 di pentacoli è un'altra carta che mi parla di contratti e di accordi, esattamente come quella del Papa. Io sento che qui ci si debba un pochettino innalzare, tipo, no? Nel secondo semestre. Questo potrebbe essere tipo farsi
ehm, chiedere qualcosa all'universo, a Dio, lavorare con la legge di attrazione non per il vostro più alto bene, ma per il più bene, aspettatene, il più alto bene di tutti, ok? Qui c'è come una sorta di staticità, fate fatica a partire. È come se ci fosse insicurezza, modi di pensare che vi buttano giù, probabilmente pensate di non essere all'altezza di qualche nuovo passo, c'è ancora la vocina di quella persona che vi dice cose brutte, il tre di spade. È come se ci fosse prima da riportare in equilibrio. Vi manca un 4 di spade, ma con queste due carte sento che avete bisogno proprio di rigenerarvi, anche nei confronti dei nuovi obiettivi che avete, di quanto valete. Il 5 di Pentacoli è una carta di carenza sia economica, ma anche di carattere, di autostima. E qui con il 9 di coppe qui sento che c'è proprio un'energia di ma non so cosa faccio, vedo altre prospettive, ma non so come muovermi. È un po' quello il senso. Vi dico, il Papa qua potrebbe anche fare riferimento anche a questo re di pentacoli, eventualmente. Mi parlano di fare, ho sentito studi di mercato, ok? Quindi per qualcuno può risuonare, se dovete fare un passo con questo mago, potrebbe essere utile far fare degli studi di settore, degli studi di mercato. Adesso dipende, se il prodotto che avete, se quello che volete fare, il progetto, diciamo, è innovativissimo, può essere che non ci siano ancora studi di settore, però magari potete curiosare in internet, vedere se ci sono di qualche cosa di simile per farvi un'idea. Andiamo avanti con questo asso di coppe. Qui ragazzi c'è una rinascita o una nascita, c'è uno spostamento, un cambio, un dare una direzione a quest'idea, a questa emozione, a questo sentimento, a questo progetto, a questo amore, mi viene da dire, perché l'asso di cuore, di cuore. L'asso di coppe è l'esplosione del cuore, stavo dicendo. Però andiamo a vedere anche questo 3 di spade qui. La luna, l'8 di pentacoli, il 3 di pentacoli, eccolo qua il 4 di spade e 10 di bastoni. Guardate ragazzi, io devo dire che questo periodo vi servirà proprio per guardare in faccia le vostre paure. Anche perché sento che per molti è una questione di stabilità e di direzione da dare alla vita. Ok, qui avete un 3 di pentacoli, parla di collaborazioni, parla, cioè, nel senso, qui vedo movimento sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista monetario, ma è come se doveste lasciare indietro, da un lato certi pensieri, dall'altro certi atteggiamenti statici, potrebbero anche essere certe aspettative, e di nuovo mi viene fuori un 4 di spade esattamente come la temperanza, è come se, guardate, sento che avete bisogno di guarire la fiducia in voi stessi, di aumentare la fiducia nelle vostre capacità, perché si tratta di vederle. Qui siete in un sentimento, allora, più che un sentimento, una mentalità di carenza, e la mentalità di carenza non è solo il costa tutto caro, è tutto difficile, la mentalità di carenza è anche io non merito, mm? Io non sono meritevole di. È un primo chakra danneggiato, eh? Quindi, anzi, se volete approfondire l'argomento, vi invito ad abbonarvi al canale perché è proprio quello che sto trattando in questi ultimi mesi, insomma. Ehm, e con questo 9 di bastoni devo dire che tutto questo pensare, mi viene da dire, questo analizzare, potrebbe stancare oltremodo, cioè per la serie che è una sofferenza che vi state auto provocando anche un po' per il vostro modo di pensare o per come vi hanno insegnato a pensare. Allora, il re di pentacoli mi risuona tanto con questo papa. E allora, il papa normalmente è una guida spirituale, questa è una lettura di tipo spirituale, ma essendoci un re di pentacoli, ragazzi, non nego che per qualcuno si potrebbe e c'è anche la regina di pentacoli, eh? Sì, infatti, tutto mi dice che avreste bisogno o potreste, diciamo,
incrociare. Per qualcuno potrebbe anche diventare una nuova passione, un nuovo corso di studi, un tema sull'alimentazione. Può essere sia la vostra alimentazione, sento che potrebbe anche essere l'alimentazione animale, magari di qualche animale specifico, potrebbero essere, non lo so, come se ci fossero degli animali, no? Come se ci fosse una sorta di attenzione all'alimentazione. E ragazzi, per alimentazione non intendo solo quello che introduciamo come cibo, ma quello che introduciamo anche come pensieri, come emozioni e come energie che viviamo durante la giornata. Perché se noi ci circondiamo sempre di gente negativa, quella è l'energia che noi assorbiamo. Quindi arriviamo a casa la sera che siamo ingrugniti. Dai, comunque tutto sommato, ragazzi, devo dire che è un periodo che rivaluta la vostra stabilità, vi mette in condizioni di capire che cosa vi fa ancora male, che cosa potete togliere, mi viene da dire, quali nuove idee possono arrivare. Vi dico che con un 6 di pentacoli ci potrebbe essere qualche rallentamento in questo caso specifico. Nel caso dobbiate firmare dei contratti, arrivano perché ce l'avete, quindi tenete presente che sono contratti di tipo anche animico, quindi magari di vite precedenti, e qui abbiamo Re e Regina di Pentacoli, quindi potrebbe essere una situazione anche tra voi e una persona o tra voi e un ruolo, ok? Tipo io con il ruolo di padre, oppure io che parlo così perché io sono femmina, però gli uomini, il ruolo di uomo, capite cosa intendo? Datemi solo una carta per questo asso di coppe al contrario. Forza, 8 di spade, 10 di coppe, fante di pentacoli, fante di bastoni e cavaliere di coppe. Ragazzi, voi lavorate su voi stessi, portate in equilibrio, cercate di cancellare i pensieri che non vi servono, la roba pesante, dove avevate un 10, sì, lasciate indietro la roba che non vi serve, le aspettative degli altri, le responsabilità che non vi competono. E qui sento proprio, perché avete anche la morte, si tratta un po' di lasciare indietro il vecchio cancro che siete stati per innalzarvi. Fatevi guidare, secondo me in questo semestre incontrerete quest'ora di pentacoli che potrebbe essere appunto una guida, un maestro, non necessariamente di tipo spirituale, perché quando c'era di pentacoli potrebbe essere anche un contabile, un commercialista o un investitore, finanziatore, qualcosa per lo stile. Però ecco, secondo me, ehm, equilibrando un pochettino le vostre insicurezze, che secondo me arrivano da ferite del passato, riuscite a prendere quella decisione che vi serve per poi dare il passo a questo nuovo progetto, a questa nuova idea. Può essere un viaggio con questo carro qui. Vi dirò, vedendo anche la luna per molti è un viaggio di tipo interno, un viaggio spirituale, appunto. Non c'è l'eremita, però è come se venissero fuori determinate paure, magari inerenti al lavoro, magari di non essere all'altezza, quello che vi ho detto prima, poi alla fine, no? Di non riuscire a portare a termine. Però, appunto, all'inizio vi ho detto, qui si tratta di fare un passettino alla volta per raggiungere la vostra stabilità. E non è una stabilità solo economica, è una stabilità psicoemotiva, cioè qualsiasi cosa succeda, nessuno o niente può spostare il mio modo di pensare, la mia stabilità mentale o la mia stabilità emotiva. È un po' quello, no? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per vedere che cosa hanno da consigliarvi. 3, molto bene. Passa il giorno con Dio. Bellissima, bellissima. Ragazzi, scusate, quando ho visto questa immagine mi è venuta perché è un po' la posizione che si usa per fare gli squat in avanti. Ehm, e vi dirò che anche fare sport, ginnastica, sia che sia in palestra, sia che sia a casa vostra piuttosto che all'aria aperta, in qualche modo dà la possibilità di entrare, sì, è una di quelle che io chiamo le meditazioni dinamiche, nel senso che tutto il corpo è in movimento, però si entra come in una sorta di trance, di, come vi posso dire, ad un certo punto si schiarisce la mente.
Allora, questa carta ha una lezione. La lezione di oggi dice: oggi è un giorno per passarlo con Dio. Sono scritte in spagnolo, ogni tanto. Un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il tuo mondo è una cupola sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. Il tuo obiettivo? Visualizzarti in compagnia del cielo in ogni minuto del giorno. Che bella! Ecco, trasforma i pensieri angustianti. Ed è quello che vi dicevo qui, no? Lezione di oggi. Prendi coscienza di qualunque cosa che ti preoccupi. Cosa fai quando sei tranquilla? Quanto potere perdi? E da che parte del corpo? In che parte del corpo? No, scusate, era cosa fai quando sei non tranquilla, quando sei intranquilla sarebbe. Cioè, praticamente è un esercizio di osservazione, vi dice di osservare che cosa fate quando siete inquieti, dove perdete potere. L'obiettivo: osserva quanto la preoccupazione influenza la tua salute e controbilancia le stress generando per questa emozione, no scusate, lo stress generato da questa emozione attraverso la preghiera e la azione positiva, azione. E qui con l'asso di coppe direi la positività. Dopodiché abbiamo fai meno. Lasciatemi indietro certe responsabilità. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Dai un valore, valuta se vai oltre i tuoi limiti fino ad arrivare all'esaurimento innecessario. Perché succede questo? La tua salute se lo merita. L'obiettivo: affrontare le ragioni fondamentali per le quali metti a rischio la salute in maniera innecessaria. Anche questa è bellissima, ragazzi. Va bene, una meditazione di Findorn, giusto per darvi ancora un ultimo messaggio di chiusura. Siate trasformati dal rinnovarsi delle vostre menti. Un serpente non può crescere senza mutare la vecchia pelle, né un pulcino può uscire dall'uovo senza romperlo per aprirlo, né può un bimbo nascere senza emergere dal grembo materno, il distacco di cui vi parlavo prima. Questi sono processi naturali, necessari perché i cambiamenti avvengano. Passo dopo passo essi si realizzano e nulla può fermarli. Se un pulcino non ha la forza di rompere il guscio, muore. Quindi abbasso la staticità, ragazzi. Wow. Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per prenotare una sessione individuale oppure semplicemente abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!